Ma buongiorno amici, buongiorno e benvenuti su questo nuovo video. No, non sono ubriaco, probabilmente sì, sono caduto dal seggiolone qualche volta di troppo da bambino. Se vi state chiedendo perché sto indossando questa bandana da samurai, non è per quello che pensate, o forse sì. E infatti questo è il supporto, come sapete, da testa per la GoPro, che oggi utilizzerò per presentarvi una cosa un pochettino diversa. Come alcuni di voi sanno perché hanno seguito le mie storie su Instagram, se non l'avete fatto e se non avete il mio Instagram account ve lo lascio qui sotto linkato in descrizione. Diciamo che sto cercando di costruire un piccolo simulatore a casa per la gioia della mia ragazza, visto che sto praticamente riempiendo la stanza di cose e non ci si può più muovere. Non parlerò del simulatore nello specifico adesso perché farò un video dedicato più avanti. Lì ci sono i 3 schermi che almeno quelli ho finito di montare. Oggi però inizierò a presentarvi un gioco, diciamo un simulatore di go-kart che ero veramente curioso di provare da tanto tempo. Sto parlando di KartCraft. Venite con me al computer che ve lo faccio vedere più in dettaglio. KartCraft è un gioco che potete trovare su Steam alla cifra tra i 15 e i 20 euro. Però volevo farvi vedere che fino al 2 gennaio, se vi affrettate, c'è una promozione speciale per cui lo potete trovare in sconto al 30% e pagarlo solo 12 euro. Volevo fare un piccolo appunto, io non sono sponsorizzato in alcun modo né da Steam né da KartCraft, il gioco me lo sono pagato, ve lo faccio vedere perché a me piace. Andiamo a vedere che cosa ci può offrire questo gioco KartCraft. All'interno del gioco potete trovare numerosi brand di kart come Arrow, CRG, Deadly, Formula K, Monaco, OK1 e Praga e Sodi. Di questi kart al momento, almeno quelli che ho provato io nel gioco, ci sono la categoria KZ2 e la categoria X30 con lo Yamaha X30. All'interno del gioco trovate vari tracciati, immagino che gli sviluppatori siano australiani, in quanto ben 2 su 4 piste sono in Australia. Abbiamo Geelong Kart Club, mai sentita, il Go Kart Club of Victoria, mai sentito perché non sono mai andato in Australia, Paul Fletcher International, anche detta PFI, che è una bella pista internazionale in Inghilterra, molto famosa, dove si svolgono gare a livello internazionale, questa sì, e l'Atlanta Motorsports Park, che è, a quanto dice la descrizione, una pista costruita dall'architetto di F1 Herman Tilke, che replica un pochettino le configurazioni delle piste più famose di Formula 1, quindi c'è l'Eau Rouge e varie curve molto famose. Io adesso jumperei in game, come si dice in inglese, e andrei a vedere che cosa ci propone il gioco. Eccoci qua, pagina principale di KartCraft. Non fate caso ad Activate Windows qui in basso a destra, l'ho in realtà comprato, ma non ho mai attivato la product key perché sono pigro, ce l'ho via email. Eccoci qua, quindi menu principale. Andiamo a vedere subito la schermata drive. Su KartCraft ci sono 3 tipologie di gioco: practice, dove potete allenarvi per i fatti vostri; race, dove potete sfidare il computer in gara; e time trial, dove invece potete andare a competere per il miglior tempo al mondo contro altri piloti reali. In Pits trovate la sorta di inventario, quindi su kart avete tutti i kart in vostro possedimento. Su KartCraft c'è un'economia, ma in realtà ho visto che si hanno quasi sempre soldi illimitati, non ho capito perché. Sulla sezione driver potete andare a cambiare il vostro elmetto, i vostri stivali, potete anche andare a avere una scarpa diversa dall'altra. Sì, dai, così, come bello, ecco. Sono vari tipi di scarpette, queste sono delle Alpinestar, quindi potete cambiare le scarpe, potete cambiarvi i guanti, qui, tac, un guanto blu, uno nero, potete cambiare la tuta ovviamente e potete andare a comprare il casco. Comunque, dopo questa scelta di colori molto interessante, potete anche andarvi a comprare una tenda, non ho capito cosa serva, e un drone che serve per la ripresa dall'alto, assolutamente inutili. Ora la smetto di blaterare e direi di andare a fare delle prove in pista. Inizierei subito a fare un po' di pratica sul circuito di PFI con l'X30. Ci prendiamo il nostro bel CRG. Ecco, io adesso non so se effettivamente tra le varie tipologie di telaio, non so se sia solo estetica o comunque la dinamica varia tra varie marche, questo non lo so, lo proveremo, vi farò sapere. Facciamo subito però un bel giro, dai. La prima cosa che salta subito all'occhio, più che all'occhio alla guida, è la precisione e quanto sia diretto lo sterzo. È incredibile, guardate.
Bisogna veramente fare dei piccoli movimenti come su un car vero. Allora, questo sicuramente non è uno sterzo di alta gamma, anzi il mio è sinceramente uno sterzo della bassa fascia, è un T300 RS della Trustmaster, che diciamo essere ottimo per tutti i videogiochi come non so, Formula 1, Need for Speed, ma anche iRacing ci si può giocare, non è affatto male, però di sicuro non è un volante di alta qualità come potrebbe essere un presa diretta. Sicuramente si crea un certo tipo di gioco essendoci gli ingranaggi, però devo dire che anche con questo volantino sono veramente impressionato e riesce a trasmettere una fedeltà di sterzo veramente impressionante. Con cosa lo posso comparare? Beh, io ho provato i vari Project Cars 2, anche i car di Gran Turismo, e devo dire che questo qui sicuramente per il momento subito come primi minuti di prova è quello che mi colpisce di più. Passiamo alla frenata, guardate come freno, proviamolo. Allora, sto schiacciando tutto, devo dire che sul dritto forse c'è qualcosa da migliorare, nel senso, avete visto, non ha bloccato, però quando si va già a direzionare il kart è molto facile bloccare l'asse posteriore e devo dire che la frenata è molto simile a quella che si ha su un kart monomarcia. È veramente bello. Direi ora di passare direttamente al KZ che andiamo a provare all'Atlanta Motorsport Park. Ovviamente io qua non ho una leva per cambiare le marce, ho solo le palette, però ce le facciamo andare bene. Il rumore del motore sembra un po' quello dei lavori sotto casa mia. Ecco, io non è che conosca molto bene questa pista. Avete visto? Non sono io che muovo il volante, molto bello. Questo effetto frenata, bloccaggio davanti che ti chiude lo sterzo, è veramente interessante. Avete visto come saltella? Fantastico. Ok, un po' meno fantastico. Dove posso andare di qua? Che bello. Wow. Mi sa che di qui non si può più andare. Che bello. Ok, stavo dicendo, veramente ottimo la frenata. Molto positivo che abbiano anche implementato più o meno il freno motore. Ecco, diciamo che se il freno motore c'è, dà più la sensazione di essere un'aggiunta alla forza frenante che stai dando, ma non progressiva come il freno motore che aumenta di entità in base ai giri. Diciamo che fa l'effetto di schiacciare un pochettino di più il freno, non so se mi sono spiegato, però spero di sì. Vabbè, preferivo, devo dire, un attimino il monomarcia. Direi subito di andare a testare una gara con l'X30 per andare a testare il livello della intelligenza artificiale. Ho paura perché questo gioco non è mai decollato e quindi ci deve essere qualcosa di strano sotto. Vediamo. Bello il menu che scorre, race. Si parte, giro di formazione, ho paura, Bart Price, attenzione, Remo Lusciani. Aiuto! E Paolo De Conto, Paolino! Grande Paolino De Conto. Grazie. Ecco, avevo capito. Bene. Ricominciamo. Ho già capito. Questo dovrebbe essere il modo intelligente. Dovrebbero essere intelligenti. Va bene. Mi tengo a debita distanza. Li faccio andare. Andate. Secondo me fanno già il casino. Sicuro. No, sono stati bravi. Oddio. Cosa fanno? Oddio. Si buttano tutti fuori, io aspetto. Importante battere Paolino De Conto, appena ritirato. Ciao Paolo. Paolo. Bravo Paolino. Adesso ti vengo a riprendere, Paolino. Non riesco a passarti, Paolo, ma adesso ti faccio una bella uccellata. Cosa vuol dire uccellata? Non lo so, sto delirando. Paolo, sei mio. Eccolo. Paolo. Allora. Andiamo a prendere il leader.
Allora, o sono già bravo io, ma dubito, o hard non è abbastanza realistico, perché li sto catturando, però non sto neanche girando così veloce. Wow! Oh! Mori! Scusate, sono vendicativo. Ah, mamma mia, però... Cioè, i fan sorpassa ti sbattono fuori. Che modo è questo? Ultimo giro, voglio provare una cosa, visto che sono dei baroni. Voglio vedere cosa succede. Se io passo di qua e prendo la scorciatoia. Sì! Sì! Primo. Ragazzi, primo. Sì, senza mani, guarda, senza mani ho vinto. Adesso sono ricomparse. Ah, sì! Cari amici di Kartcraft, questo sistema di penalità è un pochino da rivedere, secondo me. Adesso mi piacerebbe provare invece il time trial. PFI. Mi piace. Allora, praticamente il time trial vi fa competere contro altre persone online, ma solo a tempo. Ci sono due modalità. Uno che è il face off, che vi fa comparire sullo schermo il fantasma della persona che è davanti a voi nella classifica mondiale e voi dovete cercare di batterlo. Se lo battete, salite di posizione e poi vi dovrete confrontare nuovamente con la persona più avanti a voi e così via finché non arriverete, spero per voi, primi al mondo. Oppure minimal, cioè voi girate a caso per i cavoli vostri e il vostro tempo viene registrato. Vorrei provare il face off perché mi sembra molto molto interessante. Ovviamente adesso mi metteranno contro un ghost, quindi un fantasmino molto lento perché non ho mai fatto il tempo, sono ultimo, contro Mr. G, Smooth Operator. Si parte per il giro lanciato. Ok. Male, male, male. Questo giro. (59,1). Bene, diciamo che siamo 2 secondi. Ho battuto il primo. Sì, sì, gli va a esultare in faccia, lo umilia. E vince così. Ottimo. Ora sono 710esimo al mondo, 27esimo in Italia. Primo giro, secondo me si può migliorare. Quindi ho battuto Mr. G, adesso vado contro Rip Billy Conforto, che è 709esimo al mondo con un tempo di 0,59,193. Ho sbagliato. Bam! E Billy, ciao, di nuovo lo insulto, sì davanti, ciao Billy, 540esimo al mondo, 20esimo in Italia ragazzi, sto venendo a prendervi tutti. Ora devo sfidare Speedy 2.3 con un 58661. Ragazzi, sta modalità è veramente divertente, no? Ma... Boom! Eppure lui, siamo vestiti uguali, no, poverino. Va bene. 439esimo al mondo. 16esimo in Italia, ragazzi. Va bene. Allora, mentre provo a battere il tempo del mitico Cal, voglio fare le ultime considerazioni finali. Wow! Aspettate che ho fatto il record. 57,8. Dove vado? Voglio entrare nella top 10. Adesso ci proverò. Mi sa che non riesco a farvi le ultime considerazioni finali mentre guido. Quindi ve le farò qui. Allora, partiamo dalla cosa secondo me meno importante per un simulatore di guida, la grafica. Su una scala da 1 a 10 gli ho dato 9, perché per il prezzo che ha il gioco è veramente veramente eccellente. Simulazione, voto, non posso dargli 10. Non posso dargli 10 perché? Perché secondo me la frenata del kart, quello monomarcia, è un pochettino troppo morbida, come ci siamo detti, ma devo dire che per tutto il resto è veramente veramente eccezionale. Intelligenza artificiale, voto 4, assolutamente non sufficiente. Nelle gare ne ho fatte un po', oltre a quella che avete visto,
i computer si continuavano ad andare addosso tra di loro, se sei in traiettoria e loro rientrano in traiettoria non fanno caso che tu ci sia o no, assolutamente insufficiente per un gioco che non ha nemmeno una piattaforma online di gare, quindi potete gareggiare solo contro il computer, che è abbastanza stupido. 4. Personalizzazione, voto 5, bravi i creatori di Caldcraft che sono riusciti ad ottenere, credo, una partecipazione con Alpinestar. Ci sono molti prodotti Alpinestar, vari tipi di guanti, vari colori, però secondo me si può migliorare un pochino di più, sia a partire dai go-kart, cercando di magari ottenere una collaborazione con più produttori di motori, non solo avere gli Yamaha come al momento, però devo dire che per il resto va bene. 5, né infamia né lode. Divertimento, voto 7. 7 perché la modalità face off è veramente bella. Io vi invito, se avete il gioco, a cercarmi nelle classifiche, magari facciamo qualche sfida, scrivetemi su Instagram e Gabba ho fatto questo tempo, così cerchiamo di giocare e di batterci a vicenda. Invito anche Giovanni, ciao Giovanni se mi stai ascoltando, se hai il computer vai a installarti Craft così. Voto complessivo 7. Ve lo consiglio? Assolutamente sì, il prezzo che costa è veramente ridicolo ed è veramente ben fatto. Io vi consiglio, se avete un computer, un volantino, andatevelo a provare, secondo me spacca per quello che è. Come al solito, grazie per aver guardato questo video. Ovviamente se vi è piaciuto, per favore lasciate un like. Ovviamente iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che vengono postati qui. Se volete vedermi alle prese con il simulatore, con vari giochi, tra cui Kartcraft, iRacing, Formula 1, tantissimi, iscrivetemi al mio canale Twitch, vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Adesso ovviamente ci saranno le vacanze di Natale, quindi non sarò presente, ma quando torno si inizia tutti i mercoledì, andate a iscrivervi subito sul canale Twitch. Io, come al solito, vi do appuntamento alla settimana prossima con il nuovo video. Grazie, ci vediamo settimana prossima!